Oggi mi presento con un filmato un po' diverso dal solito. Infatti, invece di provare a rispondere ad una delle domande che mi vengono poste sul canale YouTube, vorrei provare ad approfondire un argomento relativo alla numismatica romana, secondo una discussione che si è sviluppata proprio in questi giorni sui social. La questione è relativa a un conio specifico di Cesare, quello che secondo la classificazione di Crawford è ricordato come denario 443-1. Ed è una moneta della quale io ho già trattato in precedenza, oltretutto, in maniera tangente, in un filmato precedente che riguardava l'utilizzo da parte dei romani in guerra degli elefanti. Quindi sono contento perché ho anche l'opportunità di integrare con delle nuove informazioni un video che ho girato in precedenza. La moneta in questione è molto interessante perché, come tutte le monete dell'epoca, non era solo valuta, ma era anche uno strumento di propaganda. Le monete, essendo degli oggetti che più di tutti gli altri circolavano e si cambiavano di mano in mano, venivano utilizzate nell'antichità e in misura minore anche in età contemporanea per veicolare dei messaggi, per portare avanti una propaganda tramite i simboli che vi erano apposti. Anche in questo caso specifico, ovviamente, questa moneta presenta tutta una serie di messaggi, veicola dei messaggi e veicola dei concetti per mezzo di simboli. Nello specifico due simboli che andremo ad analizzare, due figure che si fronteggiano, o meglio, una figura che ne schiaccia un'altra. Partiamo quindi immediatamente ad analizzare questo denario partendo dalla figura più imponente che è presente su una delle sue facciate, che è la figura di un elefante. Qual è il significato dell'elefante in questa moneta di Cesare? Diversi storici hanno espresso pareri differenti, che sono probabilmente tutti validi, nella misura in cui in questo contesto specifico la figura dell'elefante è tramite di diversi significati. Cominciamo con Svetonio, che ricorda come il cognomen Caesar, in Gaius Iulius Caesar, fosse un cognomen ex virtute. I cognomina ex virtute erano dei cognomina che venivano assegnati ai cittadini romani a seguito di gesti particolarmente gloriosi. Ad esempio, Tito Manlio era diventato Tito Manlio Torquato poiché aveva sconfitto in combattimento un campione celtico, gli aveva sottratto il Torquis, la collana caratteristica dei nobili gallici, e lo aveva indossato, diventando così Tito Manlio Torquato. Allo stesso modo, Svetonio ricorda che un antenato di Cesare, probabilmente un certo Sesto Giulio, durante la prima guerra punica avrebbe abbattuto un elefante cartaginese. Svetonio prosegue ricordando che nella lingua dei nordafricani elefante si diceva caesai, e quindi probabilmente si era ingenerato un gioco di parole tra il nome punico dell'elefante e la forma verbale latina caeso, del verbo caedo, che significa abbattere, uccidere. Sesto Giulio era diventato quindi Sesto Giulio Cesare, l'uccisore dell'elefante. Quindi abbiamo una sorta di rapporto totemico quasi tra Cesare e l'elefante animale. Ma non vi è solo questo significato. Secondo altri storici, Cesare, nell'apporre l'effigie di un elefante sulla sua moneta, voleva che chiunque osservasse questo denario ricordasse immediatamente la figura barbina che aveva fatto il suo avversario Pompeo durante un trionfo. Plutarco ricorda come Pompeo, dopo aver sconfitto dei Mariani, venisse ricevuto a Roma da Silla che gli concesse un trionfo. Pompeo, per imitare i monarchi ellenistici, avrebbe voluto entrare a Roma in gran pompa guidando una quadriga trainata da 4 elefanti. Se non che ci dice Plutarco che le bestie erano troppo grandi e non riuscivano a passare per la porta delle mura capitoline. Cosicché Pompeo era stato costretto a metà del trionfo a scendere dalla sua quadriga e a optare per un mezzo di trasporto assai meno eccentrico, un semplice cavallo. Quindi, secondo alcuni storici, Cesare
ponendo appunto questo elefante sulla moneta, voleva in qualche modo fare riferimento a questa figuraccia del suo avversario. Ma ancora non solo. Secondo altri storici, Cesare, pur utilizzando un simbolo che, come abbiamo visto in Svetonio, in qualche modo era legato alla sua famiglia, utilizzando per sé l'elefante, andava in qualche modo a fare una sorta di sberleffo verso ancora altri avversari politici. Nello specifico, tutta la famiglia dei Cecili Metelli, che aveva fatto proprio il simbolo dell'elefante dai tempi dell'illustre antenato Lucio Cecilio Metello, che aveva difeso contro i cartaginesi la città di Palermo nel 250. In qualche modo quindi Cesare va a scippare il simbolo proprio e caratteristico di una famiglia che in quel momento gli è avversa. Ma ancora non solo i Cecili Metelli, ma anche Lucio Domizio Enobarbo. Lucio Domizio Enobarbo, anche lui aveva una sorta di legame con la figura dell'elefante, poiché suo nonno, Cneo Domizio Enobarbo, era ricordato per essere riuscito a sconfiggere in Gallia Narbonese nel 121 a.C. gli Allobrogi e gli Arverni utilizzando degli elefanti contro la loro cavalleria. Questo è un evento che è riportato sia da Floro che da Orosio. In qualche modo dunque Cesare vuole anche far presente a questi suoi oppositori politici che non è minimamente interessato alla loro eredità familiare, all'eredità della loro gens, ma in qualche modo lui è superiore e può fare sfoggio di un simbolo che normalmente è proprio di altri. Ma andiamo avanti ora e giungiamo alla parte più interessante di questa moneta, poiché l'elefante è raffigurato nell'atto di travolgere o calpestare un'altra figura. Vediamo nel dettaglio qual è questa figura. In Monnaie de la République romaine, Ernest Babelon scrive che in questa moneta ciò che vediamo travolto dall'elefante è un dragone o serpente, simbolo e stendardo dei Germani. Babelon scrive nel 1885 e probabilmente nella sua teoria si appoggia al draco, uno stendardo manica a vento caratteristico dei Sarmati, ma che effettivamente in alcuni trofei romani vediamo legato sia ai Daci sia ai popoli germanici dei Quadi e Marcomanni. Ma questo perché verso la fine del I secolo d.C. e poi durante il II secolo d.C. diversi elementi sarmatici, prima gli Iazigi, poi i Roxolani, militano a vario titolo, come alleati o come mercenari, tanto al fianco dei Daci quanto al fianco di Quadi e Marcomanni. Appunto però si tratta di un fenomeno che è successivo e non certo contemporaneo a Cesare. Non possiamo però farne una colpa a Babelon. Babelon scrive nel 1885, appunto, è figlio della sua epoca e a fine Ottocento ancora a est del Reno e a nord del Danubio si immaginava una sorta di nulla durante l'Evo antico, un non luogo, un non tempo immutabile, uguale in qualunque momento, che cambiava solo a seguito degli stimoli che poteva ricevere dal mondo classico. Diverso invece vedere che la tesi di Babelon viene ancora qui e là riportata su alcuni manualetti di numismatica. Certo, è una discreta mancanza questa, perché di fatto, come abbiamo illustrato, si tratta di una tesi che è figlia del 1800, ma sicuramente non può essere considerata attuale. Al contrario, nel 1952, quindi non siamo davanti a una tesi avveniristica, ma a qualcosa che già appunto nel 1952 era noto, Sydenham presenta una diversa interpretazione. Secondo Sydenham, ciò che viene travolto dall'elefante non è un serpente o dragone, ma è precisamente un carnix, ovvero la tromba da guerra caratteristica delle popolazioni celtiche. Questo anche perché, come vediamo, questo serpente ha delle strane escrescenze che sembrano delle corna o delle orecchie, che effettivamente ritroviamo su diversi carnix celtici. Cesare quindi
in questa moneta vuole raffigurare, secondo Sydenham, vuole ricordare la sua più grande impresa, ovvero la vittoria sulle popolazioni della Gallia, la conquista della Gallia e volendo anche le due spedizioni in Britannia. Insomma, è un simbolo che mostra Cesare predominare sulle popolazioni celtiche. Questo quanto riportato la prima volta nel 1952 da Sydenham in CRR, Coinage of the Roman Republic. La tesi di Sydenham verrà ribadita poi nel 1970 da Gruber nel Coinage of the Roman Republic in the British Museum, precisamente a pagina 391. Nel 1974 Crawford, che ricordiamolo rimane una pietra miliare per quanto riguarda la documentazione e la catalogazione delle monete romane, presenterà una nuova interpretazione. Secondo lui, nel conio specifico, effettivamente quello che viene travolto e calpestato dall'elefante è proprio un serpente, e tutta la scena è un'allegoria della vittoria del bene sul male. Ora, è evidente che l'interpretazione di Crawford è pesantemente condizionata e viziata da una lente cristiana. E questo perché la contrapposizione tra serpente ed elefante, peraltro presente nella letteratura classica, ad esempio in Plinio, verrà caricata di valenze morali, religiose ed allegoriche solo in età alto medievale, precisamente nel passaggio tra età merovingia e carolingia. Infatti, durante l'epoca greco-romana, il serpente non era assolutamente un simbolo negativo, al contrario era simbolo di guarigione e legato al dio Esculapio. Sarà solo con l'affermarsi definitivo del cristianesimo in Europa che il serpente prenderà anche qui una valenza negativa, uniformandosi al modello giudaico-cristiano. Così l'elefante, nella sua contrapposizione con il serpente, verrà interpretato come un'allegoria del Cristo. Siamo in ogni caso davanti a tutto un impianto che è completamente estraneo all'ambito cronologico di Cesare. Ed infatti Crawford non è in grado di spiegare come mai il suo serpente, se è tale, ha delle corna ai lati del capo o delle orecchie, che al contrario ritroviamo in diversi carnix celtici, così come non è in grado di spiegare come mai una scena assoluta di vittoria del bene sul male debba essere presente su un conio cesariano. Infatti, nel 1987, un articolo di Albrechtsen sul bollettino nordico di numismatica antica ribadirà nuovamente l'interpretazione che vuole un carnix ad essere calpestato e travolto dall'elefante, simbolo della Gallia, appunto, simbolo delle popolazioni celtiche. Ma soprattutto a scrivere che si tratta di un carnix sarà Künzl, nel Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, un'enciclopedia che tuttora viene utilizzata al pari del CIL come principale strumento di ricerca per l'ambito specifico da parte del mondo accademico. Che ad essere travolta dall'elefante sia una tromba da guerra gallica viene riportato e ribadito infine nel 2009 da From Art to Artifact, Making Sense of Roman Coins di Roberta Stewart, che oltretutto produce tutta una serie di raffronti iconografici tra le rappresentazioni romane di serpenti e di carnix, nonché da Ida Ostenberg nel suo Staging the World. Vi saranno poi tutta una serie di pubblicazioni fino al 2020 che riporteranno anche altre interpretazioni, per quanto tenute in poca considerazione, sia una che vorrebbe in quello che viene travolto un serpente simbolo di Giuba, re di Numidia, che però non ha riscontro storico o archeologico, sia addirittura un'interpretazione che vi vorrebbe vedere una sedia curule. In ogni caso, è evidente che chi rimane legato alla tesi del 1800, che vorrebbe leggere in ciò che viene travolto dall'elefante un serpente stendardo germanico, è qualcuno che non conosce la storia della numismatica e non conosce nemmeno la storia. Così come chi sostiene che l'interpretazione del Carnix sia qualcosa di estemporaneo di questo ultimo periodo, quando, come abbiamo visto, è qualcosa che è partita già nel 1952.
In ogni caso io invito, se siete interessati, a visionare la bibliografia che ci sarà nel testo, la trovate nel testo di accompagnamento al video. E questo perché non bisogna mai limitarsi a leggere la prima fonte o ascoltare il primo parere, ma è il caso di analizzare, quando si posseggono ovviamente gli strumenti per poterlo fare, che vengono forniti da una serie di studi del settore. Io, ad esempio, non conosco assolutamente nulla di informatica, infatti i filmati me li monta la mia compagna, però non voglio insegnare a usare il computer a nessuno. Beh, se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta. Grazie.